Ciao amici del bosco, a settembre nell'orto c'è una nuova primavera. A settembre tornano le piogge, finisce la siccità e il campo torna verde, sia per le erbe spontanee che cominciano a spuntare abbondanti, ci danno un pochino di lavoro, sia per quanto riguarda le colture che andiamo a mettere nell'orto. Questo è il momento in cui c'è un nuovo inizio per l'orto. Cominciamo dalle visite a quattro zampe. Guardate cosa ho trovato stamattina, guarda che bella sorpresa. Questa era un'aiuola già seminata. Chi è stato? Io non so bene di cosa si tratta. Ipotesi, il cinghiale, il capriolo, perché è abbastanza grande, ha fatto un bel po' di lavoro. Adesso vi faccio vedere gli altri indizi, mi aiutate a capire chi è stato. Chiunque sia stato apprezzava l'uva. Qua ha lasciato un po' di segni, cioè dell'uva caduta, lui si sarà mangiucchiato i grappoli e ha lasciato cadere gli avanzi. E poi c'è questo che risale a qualche settimana fa. Questo dovrebbe essere di capriolo, perché è lui che si mangia le cortecce. Guardate quanti grappoloni. Il bosco di Ogigi a settembre per fortuna è pieno di frutta. Dopo i problemi con le gelate adesso non ci sono più scuse. C'è tantissima uva, quindi abbiamo di bianca, quella da tavola o quella nera. Per fortuna che mi ero organizzata prima, perché l'uva piace molto anche agli uccelli e quelli sono frequentatori proprio quotidiani dell'orto, e quindi avevo sistemato questa rete e questa mi ha salvato, penso, anche dal visitatore a quattro zampe. Se avete dei pezzetti di rete, utilizzateli all'occorrenza, devono essere dei pezzi mobili, no? Che mettete quando c'è la frutta matura. Per l'uva hanno funzionato con pezzi di rete diversa, vi faccio vedere anche gli altri tipi. Qui c'è questa rete leggera a esagoni, facile da stendere, e anche questa aiuta a difendere la frutta. Qui l'uva non c'è più perché ce la siamo già mangiata noi, però ecco, il sistema era stato ancora più semplice, una retina di plastica leggera leggera che copriva proprio i grappoli. Guarda, tutta bella protetta. E altre belle scorpacciate si possono fare con i fichi. Questi sono i fichi neri, o meglio rossi. Ce ne sono tantissimi, maturano di continuo, quando piove si spaccano. Adesso me ne mangio uno. Lo vuoi mangiare tu, Filippo? Di grazie almeno. Grazie, sei stato veramente fico quest'anno. Alla fine anche il fico adottato si è dato da fare. E quindi anche qui ci sono già dei frutti maturi e altri da maturare. Qui ce n'è una miriade di fichi, sono tutti piccolini, sono dolcissimi, buoni, però bisogna proteggersi perché anche questi altrimenti non se ne mangerebbe nemmeno uno. La cosa bella di questi fichi è che se io li lascio sull'albero, loro si essiccano direttamente sull'albero, io li posso raccogliere e mettere nel vasetto per l'inverno, fanno tutto da soli. Mangio io o mangi tu? Un grandissimo vantaggio a coltivare la propria frutta e la propria verdura è che si possono mangiare sempre cose fresche, e le cose fresche sono molto più nutrienti, ci fanno molto più bene. Le cose conservate a lungo, tenute in frigorifero, non sono uguali. Uno è caduto, è rimasto nella rete, guarda, si sta già essiccando da solo. Ed eccoci i fagiolini, quelli verdi, quelli che si mangiano appunto con tutto il loro baccello. Quest'anno non ne ho raccolto uno nel mio orto. Le piante crescevano, facevano i fiori, ma non c'era allegagione dei fagiolini. Invece adesso che le temperature sono scese, è ricominciato a piovere, si sta meglio, hanno cominciato ad allegare, quindi forse avrò i fagiolini tra poco, a settembre. Un po' di fiori nell'orto non guastano, Questi vengono spontanei e ci fanno proprio un gran piacere. Qui c'è un'altra varietà di fagiolini e anche loro, eccoli qua, finalmente sono arrivati. Speriamo che crescano presto, prima che faccia troppo freddo. E qua c'è un pezzetto di aiuola dove le erbe spontanee prevalgono, ma è bellissimo questo perché c'ho la portulaca, molto buona, e c'è la malva. Tutte da mangiare. Questa è fantastica, la potete aggiungere alle insalate miste, va benissimo con i pomodori, ci si può fare anche un pesto, quindi la potete utilizzare come se fosse basilico. È molto ricca di cose buone, tra cui gli omega 3,
è buona anche così. E poi c'è stata un'altra visita importante, guardate qua, guardate se vi viene in mente chi potrebbe essere venuto a trovarmi. Questo è un orto pieno di fieno, un orto elementare, l'orto di Giancarlo Cappello, fantastico, è venuto qui a trovarmi e quindi vi anticipo che usciranno dei video sulla sua visita e su come abbiamo realizzato questo orto. Andate a vedere intanto i video che sono già usciti. A settembre si possono ancora fare semine e trapianti. Io adesso vado a fare dei trapianti di porri, ho dei porri già grandi ma vado a mettere altri piccolini per averli più avanti e utilizzerò per preparare la terra questo attrezzo. È una new entry al bosco di Ogygia, ma è molto utile perché ha la capacità di rompere la crosta quando il terreno è già lavorato, diciamo così, magari una pioggia ha creato della crosta, mi aiuta a rompere la crosta superficiale, mi aiuta a diserbare perché c'è questa cosa qua e quindi mi aiuta anche ad integrare il compost. Quindi adesso vi faccio vedere come lo utilizzo fino a piantare i nostri nuovi porri. Sto facendo una lavorazione superficiale, quindi senza fatica vado a rompere le zolle più grandi e con il sarchiatore vado a tagliare un po' sotto il colletto le erbe spontanee. Una cosa utile è che c'è un manico molto lungo che permette di lavorare la terra senza piegare per niente la schiena, quindi si fa molta meno fatica e non fa male alla schiena. È molto intelligente perché comunque io taglio l'erba non tanto in profondità, quindi la lascio comunque viva nel campo, le sue radici sono comunque importanti per la vita del suolo. Avevate mai sentito parlare dell'areatore stellare? Vi lascio tutti i link se volete altre informazioni. Vedi come ha sminuzzato bene? Così è più semplice, va bene anche per le semine. E adesso arriva la cosa più bella perché ci vado a mettere anche un po' di compost. E sempre con l'areatore vado ad integrare anche in compost, leggero leggero, così rimane proprio nei primi 3 cm, non va più in profondità, che il compost deve stare in superficie, però sta diciamo dentro la terra e evito che anche gli uccellini vengano a mangiarli. E adesso vai con la pacciamatura. E adesso vado a fare i trapianti. Adesso innaffio e questa è fatta e vado a raccogliere qualcosa. È tempo di pomodori, questi vanno avanti fino a ottobre, a voglia. Non è andata male alla fine, non tradisce mai l'orto, anzi la food forest non tradisce mai, c'è sempre qualcosa di buono da mangiare, tra le spontanee, tra i frutti, tra gli ortaggi, troverete sempre qualcosa di buono, viva l'abbondanza! Ciao, grazie di aver visto il video, ci vediamo al prossimo, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella, iscrivetevi a Telegram e anche a Instagram, bacio, ciao!